Ciao popolo YouTube, io sono Giulio di The Sound in My Head e questo è il canale di Benny's Music e oggi sono con Matteo. Ciao Giulio, ciao a tutti. Anche oggi siamo qui con un confronto molto interessante, però questa volta dove andremo a confrontare due chitarre identiche al netto della tastiera, Acero contro Palissandro. Una cosa che effettivamente è nei libri della chitarra elettrica come una delle cose probabilmente più discusse, soprattutto quando si parla di chitarre stratoidi, Esatto. che oggi andremo ad approfondire per bene. Quindi sigla e ne parliamo. Andiamo. Ok, quindi oggi confronto molto interessante. Abbiamo due Yamaha Pacifica, in Esatto. questo caso sono made in Indonesia. Serie standard, sì. Ok, e dove l'unica differenza, se non mi sbaglio, è tendenzialmente il plant di produzione che non sono fatte in Giappone, però Esatto. i pick-up sono gli stessi che hanno le sorelle maggiori giapponesi. Esattamente, sono Perfetto. gli stessi, sì, l'elettronica è quella. E i pick-up sono stati creati in collaborazione con Rupert Neve, che è il dio, diciamo, degli studi di registrazione di tutto il mondo. Fa dei mixer, dei banchi da registrazione che sono il top del top, usati da tutti i più grandi musicisti, e quindi hanno creato in collaborazione questo set di pick-up humbucker single coil per equipaggiare queste super strato, diciamo. Fantastico. Bene, sicuramente sarà un argomento dove mi immagino una sezione commenti molto accesa, perché Infuocata. so che il tone wood è uno degli argomenti probabilmente che è più divisivo all'interno dei chitarristi. Vedremo effettivamente se ci sono delle differenze sonore. Se ci sono, ve lo dirò io, dovrete un po' fidarvi anche delle differenze a livello di feeling, perché magari anche se a livello sonoro per voi non c'è una differenza, magari suonandole effettivamente avere una costruzione leggermente diversa ci dà una risposta diversa a quello che stiamo suonando. E in questo caso stiamo andando all'interno di una Red 7, stiamo utilizzando il canale pulito e a terra abbiamo un tilt overdrive di Rev, che è un distorsore a due canali, quindi lo utilizzeremo per fare una palette sonora abbastanza varia e andiamo un po' a vedere questo confronto. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale e se volete lasciateci anche un commento, appunto, se voi avete una chitarra col palissandro o con l'acero. Adesso iniziamo con questo confronto dove in questo caso andremo un po' a direi suonare questi strumenti. Vi metteremo alla fine anche un confronto back to back dove andiamo a sentire le chitarre suonate con gli stessi riff, in modo tale che vi possiate fare un'idea più precisa di quelle che sono le differenze, e nel frattempo durante il video andrò a dirvi anche un po' le mie sensazioni facendo questo cambio qua. Ok, iniziamo. Beh, io qui sento una cosa che sono abituato avendo una chitarra con l'acero, sì. che però magari sarà una cosa psicosomatica, lo scopriremo, ma io sento un attacco velocissimo. Uno snap esatto, notevole, sì. che è molto più tendente al funk, mi verrebbe quasi di farci. Vedremo, adesso facciamo un passaggio subito alla chitarra col palissandro, vedremo se effettivamente la risposta che ho è la stessa oppure no, perché effettivamente magari è una cosa, sono delle come vi differenze dicevo, oggettive, psicosomatico. Beh, La differenza cambia, io la sento. Cambia, Anche non suonando, cioè io anche da esterno la sto sentendo. La differenza si sente a livello sonoro, è un po' più rotondo. Sì. L'attacco c'è sempre, come tutte le Stratocaster, perché comunque è un manico avvitato, Esatto. però è meno immediato, meno diretto rispetto a quello dell'acero. Sì. Non mi aspettavo di trovare questa differenza, sono contento che ci sia così, diciamo, Non è vero. così sono giustificato a comprare un'altra Stratocaster.
perché quella che ho io al manico nasce. Quindi bisogna. se Irene vedrà questo video, sappi che è per questo che devo comprarne un'altra. È diversa, diversa. No, comunque veramente, anche il modo, allora in termini di feeling non sento un'enorme differenza, perché comunque il modo in cui viene effettivamente poi fatto il manico e vengono fatti i tasti è eccellente in tutte e due, quindi non va ad essere una cosa che si sente. Però dal punto di vista sonoro mi verrebbe quasi di suonarci cose un po' diverse, tipo un po' più alla John Mayer, un po' più morbide sempre. Sì. Proviamo a sentire l'altra con un accordo un sustain veramente notevole. Impressionante. Sì. Poi sì, la configurazione HSS è sicuramente molto interessante perché permette una varietà di suoni pazzesca. È molto diverso il suono, è molto più aperto, ha una frequenza medio-alta che è completamente diversa da quella là. Decisamente. Seppur la cosa è interessante perché la quantità di massa che la tastiera effettivamente ha è poca rispetto al sistema intero, però effettivamente ha un impatto, ragazzi. Dire che non ha un impatto e che qualsiasi legno è uguale, secondo me è un po' una cavolata. Giusto o sbagliato sicuramente non c'è giusto o sbagliato, però la differenza c'è, questo diciamo è una differenza che potreste mitigare tranquillamente se magari andate a giocare coi pedali, equalizzazione, però secondo me la risposta è anche diversa, perché quello che sento è questa velocità, questo snap, effettivamente quella non ce l'ha ed è come se me lo restituisse anche nella mano destra. Assolutamente. Quindi lo sento anche che la chitarra ti dà indietro qualcosa di diverso rispetto a quella con la tastiera in decisamente. Stavo notando anche la versatilità di questi strumenti, cioè con una chitarra così secondo me ci fai veramente di tutto. E poi avendo anche un attacco ponte a 2 pivot, quindi molto moderna, stabile nell'accordatura, sono dei coltellini svizzeri secondo me. Sì, poi ha anche una capacità di cambiare anche senza andare a muovere il pick up, è molto molto dinamica, cioè soltanto giocando col volume. Sì, ha una dinamica veramente impressionante. E la cosa interessante ovviamente è che quando hai una chitarra così in mano, a parte avere tutte queste sonorità, e non le stiamo utilizzando tutte perché qua c'è anche lo split che non utilizzeremo adesso, ci sono ovviamente il classico 5 vie stile Stratocaster splittabile, quindi una chitarra che ti dà 1 miliardo di suoni, però adesso arriva la parte un po' più interessante, scientifica, chiamiamola, l'esperimento che vogliamo fare oggi, ovvero cercherò di suonarvi alcuni suoni nelle 3 posizioni dei pick up, quindi pick up al manico, pick up centrale, pick up al ponte, dove però andremo a modulare anche i livelli di gain di ognuno di questi pick up e faremo un A e B test tra le 2 chitarre. Secondo me già ora la differenza è stata così ampia che si sarà già sentita,
sentito, però avere la stessa clip back to back ci permetterà poi effettivamente, anche riascoltando le clip, di capire dove stanno effettivamente le differenze. Come ripeto la catena di suono, in questo caso abbiamo il Rev, il Red 7 e in questo caso abbiamo una mezza barba che stiamo utilizzando per ascoltarci nella stanza e la Sur Loudbox che stiamo utilizzando per andare in questo caso in scheda audio per registrare questi suoni. Sentiamo. Direi che con questo abbiamo confermato che la differenza tra Acero e Palissandro, anche se si tratta soltanto della tastiera, c'è. Sì, è udibilissima, Sì. è oggettiva, diciamo così. È veramente oggettivo. Sì. Poi voi potrete provare 10.000 chitarre diverse, ovviamente avranno magari tutte la loro sonorità, perché Ovviamente. ogni chitarra non è uguale all'altra, però quello che sicuramente noi vi possiamo dire è che nella stanza con queste chitarre la differenza è evidente. Yamaha è nota per avere comunque una certa consistenza di produzione, quindi ci possiamo aspettare che effettivamente queste due siano rappresentative di qualsiasi altra Pacifica o qualsiasi chitarra che vi capita tra le mani, sarà molto simile, se non identica alla successiva, quindi hanno un livello di qualità veramente eccezionale. Quindi uccidiamoci pure nei commenti se volete, però effettivamente con questa prova secondo me è confermato che la differenza c'è. Sì. Bendato, non lo so che cosa mi potrebbe succedere, non lo testeremo. Non oggi almeno. Anzi, se volete che noi facciamo anche queste cose qua, fatecelo sapere sempre nei commenti, perché ci possiamo anche prestare se volete. Però dal punto di vista di feeling io non ho sentito una differenza. Quindi le chitarre ovviamente ci sono delle minime differenze magari anche nel setup, che setting, sì, sicuro. mezzo millimetro in più, mezzo millimetro in meno si sente ovviamente nelle mani, però la cosa che cambia di più è lo snap che senti nello strumento, e secondo me è più quello che ti porta a suonare in maniera diversa piuttosto che come il manico o il setup della chitarra. Di sicuro, sì, assolutamente. Ogni strumento ha le sue caratteristiche e ti spinge a cercare una dinamica e un'intenzione diversa. Sì. Ovviamente se volete prendere effettivamente una Pacifica, venite, le provate tutte e due, vi renderete conto che la differenza c'è ed è tanta. That's it. Come rapporto qualità-prezzo penso siano due strumenti veramente notevoli. Sì, veramente incredibile. Considerato che sono appunto le indonesiane, che però non è l'entry level, giusto? C'è una fascia anche più bassa. No, di Pacifica in realtà questa è il primo step. Di Revstar no, invece c'è una fascia che si chiama Element, che è quella un po' più economica, però stiamo parlando di strumenti, adesso vado a memoria, poi controllerete magari sul nostro sito, sui 1100 qualcosa euro. Come una Fender messicana, come sì, come una Fender messicana bella, tipo una diciamo Vintera, esatto. Però qui avete uno strumento di una versatilità pazzesco. pazzesca. Sì, è la prima volta che le prendo tra le mani. Non l'avevo mai suonata, l'unica Pacifica che ho suonato era una degli anni 90, molto vecchia. Bella chitarra, ma molto diversa da queste. E effettivamente mi sono piaciute tanto. Bene. E adesso sto rosicando un po' perché non ne devo comprare di chitarre oggi.
Ma con questo direi di chiudere il video di oggi e ci vedremo nei prossimi video con altri confronti molto interessanti. Ovviamente se avete idee e cose che vorreste sentire, scrivetecele come sempre qui sotto nei commenti, e a che siete là sotto non scordatevi di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto. Ma per oggi è tutto. Ciao! Ciao!